What's up folks, what's up YouTube, benvenuti a una nuovissima puntata del salotto di AJ Matt, puntata importantissima per me perché andrò a parlare della mia preferita, puntata richiestissima da voi, dunque seguitela perché sarà una puntata fresca al limone. Ok folks, oggi parliamo della mia preferita, la Jordan 11 nella colorway Space Jam. Andiamo subito a vedere la scarpa, anche se essendo la preferita di tutti, o comunque quasi tutti, non ha bisogno di molte presentazioni, ma siamo qua anche per questo. La scarpa si presenta come una normalissima Jordan 11 con questa colorway molto particolare. Andiamo a vedere l'upper diviso ovviamente nel classico mesh nero Nike con il patent pelle, mi raccomando non è plastica verniciata perché troviamo il trim bianco, il patent nero sulla toe box e sui lati della scarpa, il super distintivo Jumpman al lato del collar in questo colore royal blue che in base alla luce può diventare anche un viola. La midsole bianca, ovviamente outsole si inizia a vedere l'IC e lo vediamo nello specifico, la parte preferita di tutti i patiti di Jordan 11. Troviamo la classica fibra di carbonio, ovviamente vista per la prima volta nella Jordan 11. Laces tubolari spessi. Classico logo sulla linguetta o tongue, ovviamente anche la tongue nel classico mesh Nike. E adesso giriamo la scarpa per vedere la parte che tutti vogliono vedere, il 45 ricamato non decalcomania sul collar della scarpa. Nei cenni storici andiamo a parlare di tutte queste piccole cose. Comunque folks, la vediamo insieme di nuovo, è una scarpa fantastica, è una colorway fantastica. Adesso andiamo a parlare della storia di questa fantastica scarpa. Ok folks, questa scarpa è uscita il 10 dicembre del 2016 per il 20° anniversario di Space Jam. Andiamo a vedere anche la scatola perché è degnissima di nota ed è veramente una chicca. La cover della scatola è questo fantastico disegno con il 23, con tutte le mani e le zampe di Bugs Bunny dei Monster che si intreccia al 45. Perché questo lo vediamo nella storia. Questa qui è la cover che andate a trovare sopra la scatola. C'è il loghino ufficiale Looney Tunes. Andiamo adesso a vedere il box. Ok folks, se sentite un pianoforte è la mia vicina che essendo maestra di musica si sta esercitando o sta insegnando a qualcuno. Comunque, torniamo al box. Box cardboard, bella spessa per questa edizione molto speciale. Troviamo serigrafato il 45 sul box, il numero del ritorno di MJ, classico tag Nike, in questo caso con la mia size, e dentro il box troviamo la carta che va a coprire la shoe con il 45, veramente un box spettacolare. L'interno cerco di farvelo vedere il meglio possibile. L'interno, come potete vedere, è tutto completamente stellato perché questa è una scarpa di un altro pianeta con il Jumpman Royal Blue Translucent che va verso il viola. Veramente fantastica anche la scatola. Ultima chicca del box folks, ovviamente la cover plastica con l'11, il numero romano, in questo blu Space Jam e l'11 con i quadratini grigi. Ok folks, ora un non breve cenno storico su questa scarpa perché questa scarpa è veramente piena di storie. Allora, questa colorway, non ancora chiamata Space Jam, si vide per la prima volta ai piedi di MJ nel 1995 durante i playoff contro gli Orlando Magic. A quanto pare, storia vuole, MJ chiese a Tinker una versione tutta nera della Concord. Tinker gliela fece, ma rimase il 45 ricamato sul collar, numero del grande ritorno di MJ. Calcolate che nel 95 MJ era tornato già da un annetto dopo la sua breve carriera nel baseball, tornò col 45 perché
nella casacca da baseball aveva il 45. Nel 95, durante questi playoff, lui tornò ovviamente al 23 nella casacca, ma aveva il 45 ricamato sul collar della scarpa. Infatti lui se ne fregò, la mise lo stesso, ma la NBA lo multò ovviamente perché 23 qua, 45 qua, non era possibile, dunque si beccò una bellissima multa e questa scarpa cadde, diciamo, nel dimenticatoio, non fu rimessa, non fu modificata per un anno. Dopo quell'anno, nel 1996, questa scarpa divenne quella che conosciamo tutti oggi, la Space Jam. Andiamo a vedere perché. Ok folks, perché questa Jordan 11 si chiama Space Jam? Nel 1995 ovviamente era solo una Player Edition, perciò una scarpa che Mike chiede espressamente a Nike, chiese espressamente a Tinker Hatfield e fu solo una colorazione diversa della classica Concord. Nel 1996 questa scarpa diventa la Space Jam perché il nostro MJ decide di indossarla durante una partita molto buffa ma molto importante, che è la partita contro i Monster. Andrò a brevissimo a parlare del film. Dunque questa scarpa diventa la Space Jam ufficialmente grazie a quella partita. Quali sono le differenze sostanziali tra la PE e la Space Jam? Qui in mano in realtà noi abbiamo, questa qui parliamo dell'edizione del 10 dicembre 2016, la Player Edition. Perché dico questo? Perché troviamo il 45 ricamato sul collar, per il resto la scarpa è identica, ma è la Player Edition per questo numero. Infatti, come vediamo nella foto, durante la partita, durante il film, Mike usa la stessa scarpa ma con il 23 sul collar in decalcomania e non il 45 ricamato. Dunque Nike nel 2016 ci ha fatto un doppio super regalo perché abbiamo una scatola super commemorativa delle Space Jam. Infatti vediamo il 23 che si intreccia al 45 perché ovviamente loro lo sapevano, ma la scarpa è l'originale, la Player Edition del 1995 con il 45 ricamato della partita contro gli Orlando Magic. Infatti le altre retro prima di queste hanno il 23, le andiamo a vedere a breve. Allora folks, quanto ha aspettato la gente prima di vedere la prima edizione delle Space Jam? Era il 13 dicembre del 2000 e dopo 4 anni dall'uscita del film esce la prima retro, se vogliamo, anzi la prima edizione perché non uscì prima, delle Space Jam, ha un price tag di $125, scarpa che adesso si trova intorno alle $400-450 o euro in base alle sizes, e fu una rivoluzione perché quando la pop culture si mischia allo stile e all'hype fu una scarpa veramente esplosiva. La comprarono tutti, scarpa che uscì con il vecchio silver box fine anni 90 con il faccione di Michael Jordan, perciò la prima retro, anzi la prima edizione delle Space Jam con il 23 sul collar, perciò esattamente come la scarpa del film, esce il 13 dicembre del 2000. Ok folks, la prima retro della edizione del 2000 esce nel 2009. L'hype fu talmente tanta, l'attesa fu talmente tanta che Nike il 23/12 del 2009, non ci dimentichiamo che la Space Jam o la 11 in generale è una scarpa per Nike natalizia, fa uscire questa prima retro, identica all'originale, identica alla prima uscita. Troviamo il 23 sul collar, ma qua Nike cambia il box, perciò lasciamo il silver box con il faccione di MJ per uno dei primi slide box dove si vede la super cover in plastica come questa qua con l'11 in numeri romani. La scarpa costava $175, finì praticamente subito e adesso si può trovare intorno ai $350-400.
Ok folks, il 10 dicembre del 2016 esce la terza retro, la scarpa che abbiamo appena visto, la più completa perché è la PE col 45 commemorativa però del film Space Jam, infatti la scatola parla chiaro, 23 intrecciato al 45. Ora una piccolissima chicca. L'1-11 sempre del 2016 uscì un super box, ovviamente Friends and Family per Complex, dove troviamo la Jordan 11 accoppiata con la Jordan 31, ovviamente all'interno un DVD commemorativo del film Space Jam, una T, tutte le cards promo dell'epoca del film e la borraccia con scritto Monster Secret Stuff, a differenza della borraccia del film dove c'era scritto MJ Secret Stuff. Una scarpa veramente fantastica, non si trova, se la trovate siete pronti più o meno a sborsare 10-15 mila euro, scarpa veramente unica. Questa qui uscì a un retail di 202 euro e adesso si trova intorno ai 300, 320, 350 euro dalle small sizes alle size più grosse. Io ho fatto un double up, ho preso la mia size, il 12, e ovviamente ho preso la size di MJ da tenere chiusa nella scatola per sempre, che è il 13. Ok folks, Space Jam esce nel 1996, il regista è Joe Pytka, ovviamente i due protagonisti sono Bugs Bunny, sì proprio lui, guardate un po', Bugs Bunny e Michael Jordan, che è impegnato in questa super partita contro i Monster per salvare i Looney Tunes dalla prigionia. Se non l'avete mai visto, errore grandissimo, lo trovate su Netflix, mi raccomando correte a guardarlo perché è un film generazionale, o fate come me che l'ha visto su Netflix, aveva la VHS, ma ha comprato anche questa edizione molto simpatica a forma di VHS con DVD in Blu-ray al suo interno del film, e in questa confezione c'è anche un bellissimo poster con la locandina di Space Jam. Ora vi faccio vedere qualche piccola chicca che sono i miei Funko Pop, così vi faccio una brevissima introduzione dei personaggi. Oltre ovviamente a Michael Jordan, che è il protagonista, a Bugs Bunny troviamo Taz, il diavoletto della Tasmania, proprio lui, il fresco al limone, andate a guardarvi il film che fa morire da ridere. Mr. Schwackhammer, il capo dei cattivi, oltretutto nella versione italiana è doppiato dal Galeazzi, perciò è ancora più simpatico, lo vediamo qua nel dettaglio. Troviamo poi M3, uno dei Monster. Ecco, i Monster nascono perché praticamente i piccoli aiutanti di Schwackhammer rubano il talento, infatti nel film sono presenti delle star, da Larry Bird, che è il grandissimo giocatore dell'NBA, che è il consigliere di MJ, al grandissimo e divertentissimo attore Bill Murray, ma soprattutto i Monster diventano tali perché rubano il talento di, pensate un po', Charles Barkley, super stella dell'NBA, Bradley, altra super stella dell'NBA, Muggsy, altra piccola ma super stella dell'NBA, e soprattutto Pat Ewing, altro grandissimo campione di quegli anni. Ripeto, il film è molto divertente, pieno di colpetti di scena, e mi raccomando, se non l'avete mai visto, dubito, andatevelo a guardare perché fa morire da ridere, e soprattutto è un film generazionale legato strettamente alla pop culture di quegli anni. Anche la colonna sonora è veramente azzeccata. Mi raccomando, Space Jam, non perdetevelo, andatevelo a guardare. Ecco i miei Funko Pop insieme a lei, la Jordan 11 Space Jam. Ok folks, una piccolissima curiosità prima di chiudere. Il 16 luglio, non si sa se la data è stata cambiata, ma dovrebbe essere quella definitiva, del 2020, esce niente poco di meno che Space Jam 2, il remake.
Questa volta il protagonista è il mitico King James, perciò LeBron James. Sono già uscite infatti nel momento che stiamo facendo questo video le sue 17 nella colorway edizione Space Jam e anche le low bianche sempre nella colorway Space Jam, incluse le canotte della Tune Squad e le canotte Monster. Vediamo se esce per quella data. Io non sono un super fan dei remake perché diciamo che Space Jam, soprattutto il primo, è legato a tantissimi ricordi, però andremo a vedere cosa hanno combinato, soprattutto ora con la computer grafica a distanza di tutti questi anni. Sono veramente curioso di vedere cosa è successo. Ok folks, è il momento di chiudere, una puntata un po' lunga, un po' grossa, ma ho presentato le mie preferite, la 1 nella mia top 5 di sempre, che è la Jordan 11 Space Jam, una scarpa veramente fantastica. Se non ce l'avete compratevela perché è veramente una scarpa super. Come vedete la mettete veramente con tutto, la matchate veramente con ogni cosa, perché è fondamentalmente una scarpa nera con questo patent nero lucido fighissimo. Ovviamente icy sole su midsole bianca, mettetela col nero, mettetela col bianco, mettetela col grigio, col rosso, col giallo, posso andare avanti fino a domani. Questa è una scarpa da mettere sempre. Con questa scarpa potete girare anche solo in mutande e la gente si girerà non per guardare il fatto che siete in mutande, ma per guardare questa fantastica scarpa. La mettete anche con lo skinny perché comunque è abbastanza stretta come silhouette, non strettissima, ma con un pantalone un po' più straight, un po' più baggy. Ovviamente la Jordan 11 dà il meglio. Come per le altre uscite, se matchate bene mandatemela sulle storie Instagram, così ripubblicherò e potremo parlare di questa fantastica scarpa. Ok folks, è veramente tutto. Mi raccomando, il tastone subscribe se non l'avete ancora fatto, mi raccomando con le condivisioni, mi raccomando con tutto l'amore che mi state dando, con tutti i messaggi, mi raccomando con i consigli, mi raccomando se c'è qualcosa che non vi piace ditemelo, se c'è qualcosa che vi piace tantissimo ditemelo, perché quello che dicevo nella puntata scorsa, più condividiamo più facciamo crescere questa pagina. Ok folks, mi raccomando, fate i bravi. Da Matt, Michael Jordan, Bugs Bunny, Taz, Schwackhammer, M3, i Monster, da tutti quanti è tutto, ma soprattutto dalla J11 Space Jam. Ci vediamo alla prossima puntata, fate i bravi e matchate sempre bene. See ya!